Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere questo testerino che ho comprato, che per 20 euro, meno di 20 euro, mi sembra 17 euro, pensavo non funzionasse neanche, invece è un oggetto abbastanza valido. Prima di tutto ve lo faccio vedere. Ora io l'ho già aperto in precedenza. Cavettino USB per caricare l'apparecchio. Questo è l'apparecchio, tester TC1 viene siglato. Queste sono le descrizioni e ci sono quei tre coccodrillini qua. Vedete, e poi c'è un ponticello che serve per fare la calibrazione dell'apparecchiatura. Allora, queste sono le istruzioni. Allora, innanzitutto fa un sacco di misure di componenti, fa anche praticamente rileva anche gli infrarossi, tipo quelli dei telecomandi. Se voi premete il pulsante del telecomando vedete una lucina qua. Adesso io non ho un telecomando a portata di mano e io ho provato, in alcuni casi dovrebbe uscire anche qua, se vedete bene, il tipo di codice, esce tipo una frequenza con il tipo di codice abbinato alla frequenza del trasmettitore. Allora, in questo manuale, che si vede non tanto bene perché è scritto un po', e vi fa vedere tutte le misure che si possono fare. Praticamente questa è la calibrazione dell'apparecchiatura. Qua si possono provare i diodi Zener che vanno provati solo tra questi due morsetti, tra questi due terminali. K è il catodo e A è l'anodo. Mentre invece in tutte le altre postazioni 1, 2, 3 si possono provare i rispettivi componenti, praticamente condensatori, resistenze, anche due resistenze in serie in base ai numerini dei connettori, 1, 2, 3, praticamente inserite le resistenze, induttanze, cosa io non ho mai avuto uno strumento che mi misura le induttanze, batterie, presumo che siano batterie tipo litio perché qua fa vedere una misura di 3,7 volt. Potete metterne 3 o misurarne solo una oppure 3 o 2 come volete. Poi fa transistor con i diodi, il diodo collegato tra emettitore e collettore, diodi se ne possono provare due in serie, due su vari piedini. Poi MOSFET normali e MOSFET con il diodo, altri MOSFET, e questi qua sono TRIAC e SCR, Tristori. TRIAC e Tristori è una bella funzione perché tante volte devi andare a vedere il datasheet per vedere se è un TRIAC o un Tristore, lo inserisci qua, vedi subito se è un TRIAC o un Tristore. Uguale vale per MOSFET e transistor. Ecco, quello che non riuscivo a vedere bene, questo la scritta, praticamente questi sono IGBT, però senza il diodo collegato tra emettitore e collettore. Io ho provato un IGBT, ma li ho tutti con collegato il diodo e praticamente non me li vede o solo come diodo o solo come resistenza, mi sembra. Adesso lo dovrei vedere, non mi ricordo bene. Comunque adesso
lo accendiamo e vediamo come funziona. Allora, adesso è già carico, l'accensione si presenta così, dice il livello di batteria e poi punto di domanda. Allora, adesso vi faccio vedere subito la calibrazione, perché non avevo capito dal foglio delle istruzioni, poi ho provato e praticamente va messo tra l'1, il 2 e il 3. 1, 2 e un 3, cioè questo 1, 2, 1, 3, 1, 3 e 2. Ok, lo chiudete e poi dovrebbe partire la calibrazione quando si accende. Mi sa che ho sbagliato, infatti mi dà come resistenza. Allora, vediamo. 1, 3 e il 2 mettiamolo qua. Ok, ora dovrebbe partire la calibrazione. Vediamo. Ok, lui parte. Poi qua ti dice di togliere il cavallotto e continua il suo test. Non dura tanto. Poi andremo a provare qualche componente e a confrontarlo con il multimetro della Fluke. Ok, allora partiamo subito con una resistenza qualsiasi, prendiamo questa, la mettiamo dove vogliamo, basta che non sia lo stesso piedino, tipo 1 e 2, adesso è tra l'1 e il 2. Aspetta, non ho chiuso le morsetti. Ok, mi dice che è 46 kg, 46,78 kg. Rifacciamo una prova che magari ho chiuso dopo il... Ok, 46,64 kg. Andiamo a confrontarlo con il multimetro. 46. Allora, non devo toccare, ok. Qua mi dà 47. Ok, proviamo un'altra resistenza. No? Questa. Sono ancora tra 1 e 3. 331,2 ohm. 331, andiamo a vedere con multimetro. 331, 0,3, 331 sono 331 ohm. Questa è abbastanza, come misura, abbastanza precisa. Ok, proviamo un'altra resistenza. Questa non so se riesco a inserirla, bisognerà toccare un po'. Ok, proviamone un'altra. Ok, 1015, un K e 15. 1015, andiamo a vedere con il tester.
questa abbastanza buona anche questa. Ora andiamo a vedere qualcos'altro, andiamo a vedere cosa proviamo adesso. Proviamo a inserire questi e provare alcuni condensatori. Allora inseriamo i nostri due sull'1 e possiamo fare anche il 3. Ok, proviamo. Questi qua sono comodi, sono molto comodi per le cose molto piccole, perché si fa fatica. Si fa così. Allora, qua abbiamo detto, qua la scritta c'è scritto 39, N39, ma alla fine sono 391 picofarad, cioè 0,39 nano. Infatti se noi andiamo a vedere con questo tester, vediamo quanto misura, mettiamo qua e vediamo subito. Questo tester però su queste misure basse non è così preciso, perché fa misure più alte e non penso che abbia la precisione. Infatti 0,411, la 0,39, 391 picofarad. Ok, proviamo un altro condensatore, 0,22, sarà 0,22, vediamo 0,22 che cosa. 241 nanofarad, 0,2 microfarad. Vediamo con tester. Questa sarà un po' più precisa perché si avvicina ai microfarad come misura del tester. Allora, vediamo. Infatti 213 nano, 0,2. Proviamone un altro. Questo qua 0,068. Questo. 0,068, infatti 68,93 nanofarad. Diciamo che questo va meglio per misure molto basse sui picofarad, pico nanofarad. Il tester fa misure più alte del microfarad. Ok, i condensatori li abbiamo provati, le resistenze le abbiamo provate. Alla fine poi nel video vi farò vedere le resistenze, però quelle di bassa impedenza, praticamente sotto il valore dell'ohm. Andiamo a provare altre cose. Vediamo vediamo questo per esempio. Io non so, metti che non so cos'è, so già che è un MOSFET. Lo inserisco, molto semplice, e vado a guardare cos'è. Questo mi dice che è un MOSFET canale N, 3,2 la tensione, penso sia quella dell'innesco del MOSFET, non ho fatto tempo a vedere. E poi dice la resistenza tra drain e source, praticamente 0,1 ohm. Ecco, questo era un apparecchio che io non avevo. Proviamo qualcos'altro. Uno di questi due è un Triac e uno un IGBT. Facciamo così, un Triac e uno un SCR. Allora vediamo subito. Questo Triac, Tristore sta per Tristore, praticamente è un diodo controllato, e invece il Triac è
un diodo collegato in antiparallelo controllato. Ecco, questo non mi dà niente, come mai? Probabilmente sarà rotto. Ok, questo è un BTA 16800, è un triac. Inseriamo. E niente, anche questo. Non so come mai non me lo dà. Ma sarà guasto. Niente da fare. Trovato un altro triac, proviamo questo. Non so come mai altri non funzionano. Proviamo questo. TIC 216. Oh, questo lo vede. Dovrei andare a vedere come mai poi se sono guasti gli altri o che cosa. Ok, adesso proviamo un'altra cosa. Proviamo un MOSFET, l'abbiamo già provato, un transistor. Adesso c'è solo quello grosso, lo rimetto tutti e tre i tali. Ok, andiamo a provare questo qua che è un transistor. Mettiamoli pure a caso. Ok, andiamo a provare. Ok, questo me lo dà giusto. Transistor NPN, BJT, HFE che è guadagno 28, corrente di base penso. mA, no, corrente di collettore IC, boh, 6 mA, e la VBE 613 mV. Transistor funziona. Adesso proviamo l'IGBT. L'IGBT che avevo già visto e non funzionava, perché questo è un IGBT con il diodo interno. E probabilmente sul manuale non fa vedere gli IGBT ma senza diodo interno, e la mia paura è quella che non lo vede solo come condensatore tra l'1 e il 3. L'1 e il 3 è il giallo e il rosso. Giallo e rosso tra gate ed emettitore, è la capacità tra gate ed emettitore. Ora vi farò vedere diodi e LED. Allora, semplice diodo, penso uno N4007, un diodo abbastanza comune. Ok, tra 1 e 2. Ok, tensione 678 mV e la polarità. Poi c'è una C che non so, sarà una capacità del diodo. Diodo Zener. Diodo Zener bisogna inserirlo per forza nei suoi connettori appositi con la scritta K e A, dove K sarebbe il catodo e l'anodo. Prendiamo questo che è un 6,8, non so se si riesce a vedere. Allora, catodo e anodo, inseriamo. Ok,
Ok, 6,79, precisissimo. Catode e anodo. Proviamo a invertirlo, cosa succede. Da un altro valore di misura, 793 millivolt. Allora, ora proveremo dei LED. Vediamo dei LED. Allora, i LED non mi ricordo più dove vanno provati, ma proviamo a metterlo tra 1 e 2. Ok, vediamo cosa fa. Lo vedrà come diodo. Diodo 1,89 volt. Se lo mettiamo qua, catodo anodo, vediamo cosa fa. Lo accende e mi dice la tensione. Mi dà la tensione UZ di 2 volt, mentre invece avevamo visto che mettendolo tra 1 e 2, che lo vede come un diodo, mi dà, penso, la tensione di accensione del diodo 1,8. Infatti quelli rossi dovrebbero partire da 1,5 ad accendersi. Diodo Zener l'abbiamo visto. Ora vediamo, sposto questo tester, vediamo le resistenze a bassa impedenza. Allora, io ne ho già preparate qua alcune. Ho preparata una da 0,1 ohm, una da 0,22 e una da 22 milliohm, cioè 0,022. Partiamo con quella da 0,22. Allora, 1, 2. Ok. Poi la confrontiamo con il multimetro e vediamo. Ok, 0,38. Potrebbe starci 0,38. Ok, andiamo a misurarla con il multimetro della Fuke. Allora, ohm. Facciamo una calibrazione dello 0. Ok. In questo caso 0,24 mi sembra più 23. Sembra essere più preciso questo. Andiamo a rifare la prova, perché qua conta molto la connessione su queste basse resistenze. ,38. Proviamo tra 1 e 3 la differenza. Vediamo se c'è qualche differenza tra 1 e 3, anche perché non riesco a fare una bella connessione qua. Tra 1 e 1, tra 1 e 3. Dicevo che queste cose qua non so se fanno una bella connessione. 0,40, niente, 38,40 contro i 22, 23 della... Ok, proviamo ora un'altra resistenza.
inserisco meglio questi. Ok, abbiamo questa da 0,1 0,1 0,28. Proviamo una cosa veloce, proviamo a unirli assieme, vediamo che se mi dà già una, se mi danno già una resistenza ai puntali. 0,14, dunque bisognerebbe togliere già quella resistenza qua. Dovrebbe avere un contatto molto più. Proviamola con la testa della Fluke. Infatti 0,13, 0,2. Aspetta, se chiudo bene, ok. 0,12. Proviamo l'ultima resistenza, che è quella da 22 million. Cosa legge? (0,16). Che cavolo di resistenza è? Abbiamo visto che per questi non è tanto. 16 sarebbe 160 million, però quei 0,16 li legge già a vuoto. Legge già a vuoto, cioè, ci facciamo caso, già cortocircuitando i 0,14. Proviamo una col tester. Vediamo 0,0201. Ok. Allora, dopo aver fatto una calibrazione ulteriore dello strumento e provato con il suo cavallotto, la resistenza tra due connettori, mi sono accorto che abbiamo una resistenza di 0,02. Prima eravamo anche a 0, perché dipende un po' come mettiamo. Deve esserci un bel contatto. Infatti qua vedi, adesso siamo a 0, proprio 0. Dunque i suoi coccodrillini per provare resistenze di questo tipo non mi sembra. Pensavo che fosse l'apparecchiatura che non andasse bene, invece è proprio un problema di connessione. Allora, avendolo ricalibrato e provato col suo cavallotto originale, abbiamo visto che da 0. Ora riproverò la resistenza di prima da 0,22. Tra l'1 e il 2. Ok. Deve esserci una bella connessione. Infatti adesso 0,25 è già più vicino. Proviamo una resistenza di queste che è di precisione, R82. Non so cosa significa R82, però so che è sotto il valore dell'ohm. Tra 1 e 2, 0,84, molto vicino al valore scritto. 0,82. Proviamo un'altra da 0,82.
No, questa è rovinata, non passa dentro. Riproviamo la stessa ma su altri piedini, tra 1 e 2, tra 1 e 3 per esempio. Tra 1 e 3. (0,82 precisi). Dunque, per provare resistenze inferiori all'ohm, consiglio di mettere la resistenza direttamente dentro nei suoi connettori e avere effettuato almeno la calibrazione. La misura che si può fare è quella delle induttanze. Non ho un'apparecchiatura per confrontarlo. Tengo buono il valore che c'è scritto qua, 201, non so quanto sarà. (0,21 mH). Comunque probabilmente potrebbe essere giusto, saranno 0,21 mH. Proviamo un'altra induttanza, questa qua molto più grossa di diametro. (0,03 mH). Proviamo questa. (0,09). Concludo dicendo che per 20 euro è un apparecchietto comodo, abbastanza utile. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale.